I gravi disordini nel mondo si placheranno mano a mano, che il pianeta continua la sua corsa verso i piani energetici più alti, dove la luce è così intensa, che le persone con inclinazioni oscure non possono sopravvivere fisicamente e coloro che sono responsabili di enormi sofferenze non saranno più sulla Terra. Non solo le economie nazionali, ma l'economia globale è diretta verso il collasso, individui onorevoli prenderanno il timone e manterranno la spaccatura al minimo. I governi non confischeranno l'oro degli individui, sono i molti miliardi di dollari in oro illegalmente accumulati dagli illuminati che cambieranno di mano. Non è di nostra competenza fornire consulenza finanziaria, come molti di voi hanno chiesto, ma possiamo dire che è sensato avere del contante a portata di mano ed anche quelle scorte che potrebbero servirvi in caso di interruzione di corrente. Durante i prossimi mesi, tutte le leggi ingiuste saranno colpite e le leggi proposte con intento oscuro non entreranno in vigore. Nessun misterioso pianeta 10 o altro corpo celeste entrerà in collisione con la Terra o si avvicinerà abbastanza per avere qualche effetto, e la cintura fotonica è così lontana dal vostro pianeta, che i suoi ondeggiamenti sono insignificanti. Le bombe ed il massacro in Norvegia non era una falsa bandiera. Il colpevole è un esempio di ciò che abbiamo detto riguardo al male che diventa il peggio nel genere umano. 29. Il lungo periodo di soppressione da parte degli illuminati degli sviluppi dell'energia libera si concluderà entro pochi mesi e così sarà dell'uso di arpa a danno dell'umanità e del pianeta. 30. Gli attuali strumenti di comunicazione senza fili che sono dannosi per il cervello non funzioneranno più nei piani vibratori più elevati, e diventeranno disponibili strumenti innocui aventi le stesse capacità ed anche di più. 31. L'eliminazione di sostanze inquinanti nel vostro suolo, acqua ed atmosfera comprenderà l'uranio impoverito e le scorie nucleari radioattive. Gli impianti nucleari saranno smantellati. 32. Tutte le guerre finiranno in modo incrementale e le truppe in paesi stranieri, che siano in combattimento, forze d'occupazione o semplicemente perché esistono basi militari, ritorneranno ai loro paesi. 33. La disoccupazione e la povertà cesseranno di essere una preoccupazione quando il denaro e le risorse naturali del pianeta saranno equamente distribuite. Fare questo è un obiettivo fondamentale degli esseri di luce, che aprono la strada verso l'età dell'oro della Terra. 34. Gli animali nella catena alimentare accettano questo a livello spirituale, e la brutalità a cui ora sono sottoposti nella vita e nella morte si trasformerà in trattamento gentile e gratitudine per il loro servizio agli umani. Tutti gli animali saranno onorati e rispettati come le anime che sono. 35. Nell'assorbimento della luce nella vita nell'età dell'oro richiedono una dieta vegana. Tuttavia, mentre vi spostaste verso piani con densità più leggera, i vostri corpi diventeranno di conseguenza più leggeri e molti non troveranno più la carne animale appetibile. 36. Se sapessimo quando la nostra famiglia universale sbarcherà in massa sarebbe una grande gioia dirvelo. Non possiamo dare una data specifica per questo o qualsiasi altro evento importante a causa di tutte le variabili coinvolte, soprattutto le scelte del libero arbitrio, che possono cambiare una proiezione temporale in un batter d'occhio. 37. La quarta densità non è una singola condizione o una stazione spirituale di evoluzione separata dalla terza densità da una barriera immutabile, nessuna densità lo è. Ogni cosa in questo universo è energia, che fluisce e rifluisce, o più scientificamente che si espande e si contrae, e l'energia non ha comparti definiti. Le densità sono state numerate soltanto per farvi capire che, mentre le anime progrediscono, si spostano in avanti verso livelli vibratori, che offrono nuove opportunità di imparare ed evolvere, ed ogni densità ha molti livelli del genere. Inoltre, un'anima della quarta densità può regredire verso la terza o meno, a seconda delle vite dei suoi personaggi. Il capitolo L'anima cumulativa in Rivelazioni per una nuova era spiega esaurientemente i molti personaggi di un'anima. 38.
La terza densità è soprattutto un'ardua esperienza perché comprende così tanti livelli e la differenza tra il suo livello più basso ed il primo livello della quarta densità è drammatica come la notte ed il giorno. Il processo evolutivo dalla terza alla quarta densità potrebbe essere paragonato ad innumerevoli oggetti simili, diciamo dei domino per intenderci, alcuni ai piedi di una montagna ed altri che la scalano. Osservando più da vicino, potete vedere che non soltanto i domino si stanno spostando a velocità diverse, ma alcuni stanno andando verso l'alto, altri si stanno muovendo un po' verso sinistra poi verso destra mentre salgono ed alcuni cadono dietro i domino davanti ai quali erano soliti essere. 39. Usando questa analogia, quando questa era di rinnovamento spirituale e trasformazione mondiale è iniziata una settantina di anni fa, la stragrande maggioranza degli abitanti della Terra era accalcata ai piedi della montagna. Da allora, molti hanno fatto così tanti passi laterali, che a malapena sono a metà strada, alcune anime sono cadute così indietro che possono soltanto vedere la montagna in lontananza e molti altri hanno scalato così in fretta ed in modo costante che hanno quasi raggiunto la vetta della montagna e a quest'ultimo gruppo diciamo ora per voi. 40. Sarete in grado di comunicare telepaticamente nell'età dell'oro, ma parlare a voce alta sarà importante e piacevole. Quando le conversazioni telepatiche saranno nuovamente una cosa comune, sarete in grado di comunicare telepaticamente con persone che parlano un'altra lingua perché il processo di traduzione è un aspetto intrinseco della telepatia. 41. Il karma non è necessariamente diverso per ogni vita. Al livello di evoluzione dove esiste il karma, molto spesso reincarnarsi serve per cercare di completare nuovamente con successo la stessa lezione, che in altre vite i personaggi dell'anima hanno scelto di apprendere ma senza successo. 42. Tutte le anime hanno il libero arbitrio indipendentemente dal loro grado di evoluzione, sia che vivano nei mondi dello spirito o in civiltà fisiche, o dalla loro posizione nell'universo. Le scelte di libero arbitrio di tutti coloro che vivono nell'età dell'oro della Terra saranno nella luce perché nessuna oscurità può esistere in quelle vibrazioni elevate. 43. L'età dell'oro è stata così chiamata perché la vita in quel mondo rappresenta un contrasto strabiliante con i millenni passati di vita sulla Terra. Non tutte le glorie di quell'era saranno ammucchiate sulla soglia. Tutto ciò che si fonda sull'oscurità se ne sarà andato, ma mentre voi ed il vostro pianeta continuate a viaggiare, continuerete a scoprire meravigliose nuove conoscenze ed abilità. Nuove tra virgolette perché le vostre anime hanno tutta la conoscenza ed abilità, dovete soltanto entrare in contatto con esse consapevolmente e lo farete. 44. Oltre alla luce costantemente irradiata da anime illuminate nei mondi spirituali e civiltà fisiche, l'aiuto tecnologico dagli equipaggi in migliaia di navi nei vostri cieli e l'influenza benefica dei membri della vostra famiglia universale, che vivono tra voi, siete circondati da aiutanti invisibili, i vostri angeli custodi o custodi dei portali e gli angeli, che rafforzano i loro sforzi quando è necessario, angeli nei regni inferiori, che si incarnano brevemente per guidarvi e proteggervi, guide spirituali la cui esperienza specializzata spesso è la differenza tra il vostro essere fuori gioco su qualcosa e più tardi, improvvisamente capirlo, e il popolo della natura, i vari tipi di anime che chiamate regno devico, che possono aiutarvi a trovare le chiavi dell'auto o gli orecchini fuori posto, che essi maliziosamente nascondano le cose è un errore o ricordarvi qualcosa che intendevate fare, ma ve ne siete dimenticati. Queste miriadi di anime, tutti emissari di Dio, sono aiutanti onnipresenti. 45. Continuate il vostro viaggio con gioia sapendo che siete unità nella luce cristica, l'infinita, eterna essenza d'amore incondizionato del Creatore in cui tutte le anime hanno il loro inizio. Amore e pace. Matteo e Suzi Ward.